Ciao, sono Gianluca Scribbano, siamo nel mio negozio e questa è la zona dell'oggettistica dove teniamo gli oggetti, i libri e tutti i quadri più piccoli e c'è anche il mio studio. Oggi vi parlerò, come vi avevo promesso, della differenza e di come fare a vedere se le statue che avete nella vostra casa sono fatte in bronzo, un materiale nobile che è una lega, frutto dell'unione del rame con lo stagno, oppure l'antimonio, che è un metallo che si trova in natura, quindi non è una lega, che è un metallo molto molto meno nobile. Le statue di antimonio ne sono state fatte tantissime, sono generalmente poco rifinite, solo alcune sono molto belle, le altre sono generalmente copie novecentesche o di fine Ottocento di statue in bronzo o in marmo realizzate precedentemente. Quindi per un antiquario, ma anche per un appassionato, saper vedere la differenza tra una statua in bronzo e una in antimonio è importante perché la differenza di prezzo è veramente molto molto alta. Questo perché? Perché il bronzo ha delle caratteristiche diverse dall'antimonio, è più facile da lavorare, viene meglio e quindi i grandi artisti hanno preferito lavorare il bronzo. Le statue in antimonio, se le vedete bene da vicino, come adesso vi farò vedere, in genere sono meno rifinite. Allora, i vecchi antiquari facevano così, come mio padre, facevano così e già ti sapevano dire se era bronzo o antimonio. Io preferisco usare un metodo un pochino meno empirico, uso uno strumento che mi permette di dare una grattatina in un punto della statua dove non reggo nessun danno, quindi un punto poco visibile. Per esempio, nel caso di questa piccola statuetta, lo farò qua. Facendo questa grattatina che cosa faccio? Io elimino la parte che c'è in superficie, che generalmente è un colore, in questo caso per esempio è una brunitura che è stata fatta quando è stata fatta questa statua, quindi andando a eliminare il colore io vedo il colore di cui è fatto il metallo. Se siamo in presenza di una statua in bronzo ci sarà un colore giallo, se siamo in presenza di una statua in antimonio il colore sarà più simile al ferro. Quindi do questa grattatina e vediamo di che colore è. In questo caso è chiaramente giallo, quindi siamo in presenza di una statua in bronzo. Il rumore che fa il bronzo è questo qua. È un pochino più tintinnio rispetto all'antimonio che fa un rumore più sordo. Vediamo anche questo orologio. Questo è un orologio dorato, quindi è stata applicata la doratura sempre contemporaneamente alla fusione, successivamente alla fusione. Allora, do una piccolissima grattata qui e subito emerge anche qui un colore giallo, quindi siamo in presenza anche qui di una statua senz'altro in bronzo. Come vedete il prezzo è 475 euro, è un orologio realizzato in Francia nella seconda metà dell'Ottocento, quindi nel periodo Napoleone III. È un orologio, un tipo di orologio che in genere si metteva sopra il camino. Sono orologi che se ne trovano molti in Francia, sono stati molto molto amati in passato, adesso è un oggetto che si trova a un prezzo, come in questo caso, molto basso perché è un pochino meno popolare, come vi ho detto anche in altri video fatti su YouTube. Al momento l'antiquariato vive un momento di forte flessione e quindi un orologio francese Napoleone III in bronzo dorato che si chiama Ormulu il bronzo dorato, può essere trovato, può essere comprato a una cifra veramente molto bassa. Questi li ho appena comprati e quindi non so se sono in bronzo o antimonio. Andiamo a vedere. Questi sono statue che in genere si trovano nelle case dove c'è stato un nonno
o che so, carabiniere o finanziere o alpino. In questi casi, in questo caso penso che fosse alpino. Questo è senz'altro un alpino e questo è anche un alpino, quindi il nonno in questo caso era senz'altro un alpino. Vediamo. Diamo una grattata qua e anche qui emerge per fortuna un bel giallo, quindi anche qui siamo in presenza di bronzo. Sentite come tintinna? Vediamo se anche questo è bronzo. Assolutamente sì, il giallo, lo vedete qui il giallo? Questo è una statuina in bronzo, molto carina. Dopodiché siamo in presenza qui di un altro orologio, senz'altro siamo nel periodo Napoleone III, quindi Francia 1870 circa, e diamo una grattatina per vedere. Sentite il rumore vuoto, sordo? Ecco, questo è come tintinna, quindi come non tintinna l'antimonio, e andando a grattare abbiamo la conferma del colore ferreo dell'antimonio, quindi siamo in presenza di un orologio in antimonio. Per farvi vedere la differenza di prezzo, questo è un orologio che noi vendiamo a 350 euro. Fosse stato in bronzo un orologio così bello, con dei tritoni, con dei putti, con una donna che probabilmente è una divinità, rappresenta qualche divinità dell'antica Grecia, un orologio così in bronzo senz'altro sarebbe costato molto di più, sui 700-800 euro. Quindi l'antimonio, come vi dicevo, non è un metallo apprezzato dai collezionisti. Questo gli risparmio una grattata perché ha una doratura troppo bella, però ve lo dico io, è un orologio in bronzo. Sentite come tintinna? Sentite come è più sordo l'antimonio? Quindi il bronzo tintinna un po' di più. E anche qui siamo in presenza di un oggetto in ormulu, quindi bronzo dorato, e come epoca siamo sempre nella metà dell'Ottocento. L'impostazione è impero, probabilmente è stato fatto un ventennio, un trentennio dopo il 1815, che è l'anno dell'impero, quindi verso la metà dell'Ottocento. Molto bello, di gran fascino, e il prezzo è più alto perché è più alta la qualità, 1350 euro. Quindi anche oggi abbiamo fatto questo piccolo video che spero sia apprezzato, quindi adesso andate in giro per la casa, andate in cantina e muniti di questa cosa che non mi ricordo come si chiama. Lima. Come si chiama? Lima. Lima. Fate così e se non lo capite dal tintinnio sordo dell'oggetto, allora è il caso di grattare e vedere se è ferro, di colore ferro come nel caso dell'antimonio, o giallo come nel caso del bronzo. Spero che questo piccolo video sia stato interessante. Se volete seguirmi ricordatevi di iscrivervi al canale. Se volete vendermi i vostri oggetti, io sono sempre interessato a acquistarli, e vi ricordatevi di mandare le foto tramite WhatsApp, solo esclusivamente tramite WhatsApp, al 333 31 04 172. Non mi chiamate, ok? Mandatemi le foto e vi risponderò al 100% entro 48 ore. Grazie.